dopo un buon caffè andiamo nella seconda stanza. Sono molto curioso, anche se un po' la conosco, ma scoprire nuove cose mi piace sempre. Andiamo. Andiamo. Qui siamo in un'epoca anche di design completamente diversa. Sì, il periodo razionalista, detto Littorio, detto anche Art Deco, nell'arte viene definito questo cambiamento storico dal punto di vista estetico. Le linee e le forme sono sempre più lineari, più squadrate. Abbandoniamo lo stile della prima sala che abbiamo visto, quindi uno stile Art Nouveau, per entrare in questa nuova sala dove abbiamo voluto inserire tutte le macchine che hanno avuto questo forte cambiamento estetico, perché il meccanismo rimane sempre lo stesso. Quindi meno dettagli estetici, però sicuramente c'è una piccola rivoluzione in questo periodo per le macchine del caffè. Beh, sicuramente quella più importante, dal verticale, cioè dalla colonna verticale si passa all'orizzontale. Ok. Quello è stato fondamentale. Ci tenevo a farti vedere questa prima macchina esposta in questa sala, che è una Cimbali, modello Rapida del 1930. E la cosa interessante è che grazie al nostro archivio abbiamo ritrovato il Deplon originale con tutta la serie delle varie misure. Si parte da una piccola taglia, io dico taglia di misura, arrivare a una grande macchina da oltre 50 litri. In questo Deplon vengono ben rappresentati tutti i modelli. Quindi viene evidenziato come fosse una brochure, un catalogo dove puoi vedere le grandezze. Anche se non sbaglio l'alimentazione diversa. L'alimentazione a carbone, l'alimentazione a gas e elettrica. Questi sono i tre sistemi di riscaldamento di una macchina per caffè. Poi lo vedremo dopo nella seconda parte di questa sala. Volevo farti vedere un'immagine di una testimonianza accaduta in un bar di Vignola dalla Domenica del Corriere dell'illustratore Mollino, che è un famoso illustratore dell'epoca, dove si vede questa macchina per il caffè che esplode. Questo succedeva perché queste macchine a colonna, a volte la valvola di pressione si bloccava e il macchinista che stava dietro alla macchina non prestava magari attenzione, oppure non ha fatto un'accurata manutenzione, la macchina per il caffè esplode. E questo è un fatto accaduto, non solo un unico episodio, ma diversi episodi accaduti nel nostro paese. Quindi ci ricolleghiamo al fatto che per poter utilizzare un'attrezzatura del genere andava preso un brevetto, una patente, e il barista, che noi chiamiamo oggi, era il macchinista. Altrimenti non potevi utilizzarlo, oppure se lo facevi questo è quello che succedeva. Sì. Molto interessante anche per capire che oggi in realtà questa, diciamo, parte un po' artistica si sta perdendo, ma prima bisognava avere una patente per utilizzare questa attrezzatura. Assolutamente, la patente del fochista era definita anche. E in questa sala sì, noto, diciamo, un'ambientazione completamente diversa, noto delle colonne, il calcio, il marmo. Questo era un po' come erano all'interno le caffetterie in quegli anni? Esatto, uno stile più razionalista, quindi più squadrato. Il marmo di Carrara è, diciamo, un elemento fondamentale del banco del bar, quasi presente in tutti i locali. Questa macchina qui che è esposta ha un design incredibile, un'estetica molto innovativa dell'epoca. È una Cimbali modello Ala, siamo sempre fra circa al fine degli anni 30-40 ed è un modello molto speciale a due gruppi. E un'altra rarità, questa San Marco del 1942, che è la macchina per il caffè più storica che abbiamo, sviluppo orizzontale. Ma la cosa interessante è che si comincia a vedere la possibilità di appoggiare le taste e tenerle al caldo, perché se le taste stanno al lato della caldaia si possono tenere calde e preservano di più la qualità. È molto interessante. Come veniva a questo punto tenuta calda la tazzina, se veniva tenuta calda prima di avere questa innovazione tecnologica? Ecco, prima dello scaldatasti o appoggiatasti, comunque con una fonte di calore o naturale grazie al calore, o anche con una serpentina, in questo caso è anche una serpentina di vapore, volendo potevano essere riscaldati in maggiore calore. Nasce il progetto prima di questo con delle vasche dell'acqua calda, che è un'usanza tipica che ancora oggi si continua a preservare nel centro Italia, nella zona di Napoli ad esempio è una cultura ottenere le tazzine calde all'interno della vasca di acqua calda. Quindi questa è un'evoluzione importante che nasce circa, questa è del 1942, c'è qualche disegno che forse dice che c'è qualche modello prima di questo, però al momento macchina esistente, questa è la più storica che abbiamo del 1942. È interessante capire e sapere e far arrivare. In questo periodo ancora non abbiamo un caffè, chiamiamolo espresso, simile a quello che viene bevuto oggigiorno, è giusto? Sì,
Siamo ancora nel periodo storico dove naturalmente la tastina era sempre nera fumante, quindi la crema caffè non è ancora arrivata, poi lo sveleremo nella terza sala. Assolutamente. Però ci sono dei sistemi alternativi, ad esempio queste due macchine per il caffè qui funzionano solo ad elettricità, cioè non hanno una caldaia di pressione con l'acqua di pressione, hanno una piccola caldaietta dove l'acqua passa, si scalda istantaneamente e può essere erogato un caffè in pressione. Naturalmente erano macchine per piccoli consumi di piccoli locali, però molto interessanti perché queste macchine poi avevano un vantaggio economico che non pagavano la tassa, che sarebbe l'Associazione Nazionale Caldaie come combustibili, quindi non avevano un risonero di non avere questa tassazione, perché le macchine che vedete, tutte queste macchine allineate, hanno tutte la caldaia di pressione. Queste essendo alimentate in maniera elettrica istantanea, in quel momento non avrebbe pagato la sua tassa o bolletta. Esatto, è un sistema che comunque ha avuto un suo successo. Quali sono invece le alimentazioni che abbiamo in questo caso? Carbone, gas abbiamo detto elettrica. Sì, e diciamo che il carbone c'era non su tutte le macchine ma su una buona parte perché serviva ad alimentare in caso di mancata elettricità e il gas era forse quello più utilizzato. Certo. Diciamo che in maggioranza hanno tutte l'impianto gas. Questa in particolare è una San Marco del 1925 circa, modello 900, fra l'altro con un bellissimo leone stilizzato nel periodo storico in cui ci troviamo, quindi stile déco, ma la cosa affascinante è che ha la celletta porta carbone con la paletta del posacenere sotto, naturalmente, che viene raccolta, poi questo andava sempre scaricata. Sicuramente era una macchina complessa da poter utilizzare, da lavorarci, perché richiedeva un tempo e anche una maggiore attenzione nel tenerla sempre costante la temperatura. Però permetteva di portare un risparmio economico perché l'elettricità comunque aveva un costo e questo era sicuramente un vantaggio. Quindi in caso di mancata elettricità poteva essere utilizzato, diciamo, il legno carbone, però un'altra cosa che mi salta subito all'occhio è che c'è anche un modello più piccolino, quindi piccolo. Si iniziava a fare caffè a casa? Sì, ma diciamo piccoli circoli, piccoli locali, o chi poteva permetterselo sicuramente a casa. Questo viene da un piccolo circolo di Carpi in provincia di Modena ed era nella piazza principale della città. È stata ritrovata molti anni fa, le manopole in baccalite originale ed è praticamente in scala la misura più piccola. Quasi tutte le macchine a caffè a colonna venivano costruite da circa 2 litri a salire fino a 50 litri. Era la misura massima di una caldaia, di una macchina a colonna. Quanto è popolare il caffè o è ancora elitario in questo caso? Diciamo che è ancora elitario perché delle città di circa 8-10 mila abitanti la macchina del caffè l'hanno vista dopo gli anni 30-40. Sì, siamo in questa epoca qui. Siamo in quest'epoca. Però diciamo che non era alla portata di tutti i paesi perché comunque era un prodotto costoso, il caffè veniva importato, la difficoltà comunque che c'è stata dalla seconda guerra mondiale è stata quella delle importazioni del mare, erano ostacolate dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale. Quindi c'è stato un momento complesso dove il caffè non si trovava, quindi era molto costoso. È molto interessante vivere attraverso la storia italiana, la storia della caffetteria italiana. Forse questa è una delle parti più affascinanti e più belle del museo. Si studiano due cose: la storia, tutta la parte, diciamo, di architettura, di design, ma soprattutto anche la storia della caffetteria italiana, che è bellissima. Mi salta all'occhio un qualcosa di molto particolare. Sì, questo è un recente progetto che abbiamo ultimato ed è stata quella l'idea di fare un restauro su questa macchina per il caffè Augusta prodotto a Torino, un marchio storico scomparso purtroppo sicuramente a causa della seconda guerra mondiale, della crisi che ci fu in quel periodo. Abbiamo inserito un tubo di plexiglass per rendere possibile al visitatore la sua parte interna. Quindi naturalmente guardando questa macchina è tutto originale, escluso naturalmente questo, ma ci permette di guardare dentro e vedere una caldaia dove sopra c'è un peso che è la valvola di pressione che sfiata, ma questo peso permette di far sfiatare lentamente la pressione dell'aria. Abbiamo una resistenza elettrica, quindi con possibilità di riscaldamento elettrico per portare la temperatura dell'acqua in pressione, ma abbiamo una cosa incredibile, abbiamo una celletta di carbone, così la possiamo far vedere. Questa è la classica celletta dove viene inserito il carbone per tenere caldo, naturalmente portare in temperatura la caldaia, cioè l'acqua all'interno della caldaia. Questo è un lavoro che avete fatto in officina proprio per il museo? Sì, è stato progettato, realizzato dalla mia officina
per il museo per poter rendere possibile la visione interna, cosa che è sempre un po' difficile spiegare al suo interno, però si può vedere la semplicità ma anche la qualità dei materiali, Certo. perché posso dire che la caldaia è un'opera d'arte, da come è stata costruita e come è stata realizzata la sua parte superiore. Quello che noto infatti è proprio la qualità dei materiali e i piccoli avanzamenti tecnologici che sto vedendo da macchina a macchina. Ce n'è una che hai tu dietro di cui magari qui spendiamo un minuto in più. Allora, questa, io oso dire questo perché sono appassionato d'arte, mi permetto di dire che questa è la famosa Mona Lisa delle macchine per il caffè, per rendere ben chiaro che come c'è l'opera più importante, più famosa del mondo che è conservata al Louvre a Parigi, c'è la macchina per il caffè più importante al mondo che è conservata qui al MUMAC. Posso enfatizzare questo dicendo che è una delle macchine più rare al mondo? Sì, ne esistono 2 esemplari, questa è la numero 2, e a 3 gruppi. Ti anticipo una domanda che so che mi vorrei fare. Perché è rara, giusto? Non solo quella, però oggi ti chiedo solo quella, dai, sarò buono. Per un motivo molto semplice. Questa macchina è stata progettata e disegnata intanto dal grande architetto Gio Ponti nel 1947. Quindi tanto di progetto dal più importante architetto in assoluto del nostro paese. Si vede la sua bellezza, Gio Ponti sicuramente ha messo in campo un progetto innovativo, se considerate che queste sono le macchine concorrenti di qualche anno prima, quindi un progetto molto innovativo, una macchina di straordinaria bellezza. Il problema è che la meccanica, il suo funzionamento non è stato al passo coi tempi. Cosa significa? Che è un sistema a vapore, a pressione di vapore, però l'anno dopo che è stato progettato questa macchina è arrivata la crema caffè, quindi un concorrente, un costruttore ha realizzato un progetto, un brevetto che ha permesso di estrarre il caffè e migliorarlo. Quindi questa macchina venduta, messa sul mercato, costruita sicuramente in 300-400 esemplari, circa, facendo una stima dalle foto che abbiamo ritrovato in archivio degli stand e dei bar, dei locali, perché abbiamo trovato molte foto dove era presente questo modello. Il motivo è stato questo, che è stata purtroppo ritirata dal mercato, obsoleta, non più al passo coi tempi, quindi ha lavorato per pochissimi anni, un paio d'anni. Bellissima esteticamente, purtroppo è stata immediatamente superata a livello tecnologico e quindi è finita la sua produzione. Sì, è finita la sua produzione, però è rimasta un'icona di punto di riferimento per i designer, soprattutto per questa meravigliosa forma molto stilizzata, queste corna che poi in realtà verrà soprannominata anche cornuta per queste corna che fuoriescono dalla caldaia, e non si può dire nulla. È sicuramente ancora oggi la macchina per il caffè più bella ma anche più importante della storia. Sicuramente tra le più belle del museo, perché ce ne sono anche altre che sono molto Certo, belle. se no ce ne sono altre, però sicuramente Gio Ponti ha espresso il massimo della bellezza. Mi piacerebbe in questo momento fare altri 5 passi, Sì. e questi 5 passi saranno super importanti perché avremo uno sviluppo sia tecnologico ma anche a livello di beverage, quindi il caffè cambia completamente forma e anzi potremmo anche definirlo proprio qui espresso. Sì, assolutamente.